Buongiorno a tutti raga, Lorenzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna e finalmente riprendiamo con i nostri video. Sigla! Bella ragazzi, allora, vi avevo detto che questo piccolo periodo di riposo che mi sono preso è servito a ricaricarmi le batterie e non solo, abbiamo fatto un corso su Fukuoka, infatti se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e spuntate la campanella per rimanere aggiornati, perché tutte le nozioni e informazioni che già trovavano riscontro nei vari sistemi che stiamo facendo alla contea, ma ce ne sono altre che ovviamente ci hanno arricchito e che io condividerò con voi ragazzi, quindi state connessi. Ma ritorniamo a noi, e cioè riprendiamo da dove eravamo. Come vedete il nostro pascolo settorizzato sta andando avanti, si sta rinverdendo tutto dalle prime piogge, quindi qua non ci ritorneranno per mesi e mesi e qua ancora devono arrivare. Stanno ben razzolando e trattando tutto il loro paddock, tutto il loro settore dedicato per questi giorni. Ma non vi ho detto le altezze dei fili, cosa importantissima ragazzi. Ovviamente posso parlare per gli animali che alleviamo alla contea, ovviamente gli altri tipo capre o maiali di una certa dimensione, non mini pig, non posso parlare perché non ho esperienza diretta ragazzi. Posso vedere cosa fanno gli altri, ma trovare dei sistemi di pascolo settorizzato e rigenerativo, almeno nella mia zona, è veramente difficile. Come vedete abbiamo usato delle molle che utilizziamo per settorizzare i vari corridoi che abbiamo fatto per i nostri animali e abbiamo visto ragazzi, dopo vari e vari tentativi, che le pecore, un'altezza adeguata per i fili, per settorizzare e far rispettare il filo elettrico dai nostri ovini, è 30 cm e 50 cm, quindi due fili ragazzi. Perché? Il trucco ragazzi è vedere la loro testa, l'altezza della testa, perché le pecore come vedete hanno un manto molto spesso che funge da perfetto isolante, quindi se mettete un filo solo a 50 cm loro, brucando con la testa bassa, andranno a toccare con la schiena il filo, ma essendo isolate non lo sentiranno, magari sentiranno anche con 17.000 volte ragazzi, non sentiranno nulla. Quindi una volta che sentiranno un piccolo fastidio passeranno sotto e scavalcheranno il vostro settore. Quindi vi consiglio uno a 30 cm, così che sia direttamente all'altezza della testa. Non vi preoccupate, non gli fa male, è fatto apposta, ok? È solo una barriera psicologica. Una volta presa la scossa, una volta, non ci proveranno più ragazzi, ve lo posso assicurare. Abbiamo passato mesi a provare altezze. Altra piccola precisazione ragazzi, tutti gli animali, almeno gli erbivori come pony e pecore, sono molto più propense a passare sotto ai fili a passare sotto ai fili piuttosto che a saltare. Quindi non vi preoccupate se il 50 cm di filo, quello più alto, possa sembrare troppo basso per un pony, perché tranquilli che lo rispetta. Anzi, forse Beatrice è fantastica, rispettava qualsiasi altezza di filo gli mettevamo, è veramente meravigliosa, ha capito perfettamente la sua funzione all'interno della contea. Se ovviamente avete cavalli più alti, mi hanno detto che un'altezza adeguata sia 1,20 m, 1,30 m, ma prendetelo con le pinze perché ovviamente non lo posso assicurare ragazzi. Quello che ho visto è che con le pecore 30 e 50 cm e anche con i pony è perfetto. Ma andiamo ai nostri mini pig. I nostri mini pig ragazzi sono un pochino particolari. Se vi ricordate sul video come allevare i mini pig e come fargli rispettare il filo elettrico, qua c'è il suggerimento, i nostri maialini hanno la cattiva abitudine di essere molto curiosi e molto intelligenti, e quindi non appena capiscono che passando in una certa maniera sotto al filo ricevono una scossa ma non così forte, prendono e passeranno sempre. Quindi per evitarlo sempre il trucchetto di vedere dove sia l'altezza della loro testa durante la loro alimentazione, e abbiamo visto che un'altezza adeguata per i mini pig che raggiungono i 40-50 kg è 15 cm e 30 cm. Abbiamo visto che con queste altezze nel nostro recinto di allenamento che c'è vicino alla zona 1, se non sapete come costruirlo e a che cosa serve, qua c'è il video, con queste altezze il filo e i settori vengono rispettati anche da animali intelligenti e pesanti come i mini pig. Per quanto riguarda i maiali più grandi, quelli classici, doppia coscia o quello che volete, le altezze vengono aumentate leggermente portandole a 20 e a 40 cm. Ovviamente questo sempre consigliato da allevatori di maiali etici, e con queste altezze
i vostri settori saranno rispettati, permettendovi di rigenerare il suolo. Ultima menzione d'onore, ma non ultima per importanza, quella delle nostre mucche. Ovviamente parliamo di mucche normali, non mini mucche. Se non sapete cosa sono le mini mucche, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere il video sui migliori e peggiori animali da allevare. Qua c'è il suggerimento. Ma ritornando a noi, ci hanno detto e confermato, perché fate conto che tutto attorno alla contea vanno a pascolare mucche, quindi siamo circondati dai nostri bellissimi bovini, un'altezza adeguata per le nostre mucche. Io vi consiglio, anzi i nostri vicini ci hanno consigliato 80 cm, ma io vi consiglio di mettere un secondo filo a 40, ok? Soprattutto se sono bovini non addestrati al pascolo settorizzato. Sempre per la questione del vedere dov'è la testa. Bella ragazzi, non mi dilungo troppo. Spero che il ritorno alla contea sia stato piacevole. Si sta rinverdendo tutto, ha piovuto un pochino e quindi si sta ricoprendo di verde come vogliamo vedere la nostra contea. Sullo sfondo c'è il nostro campsite, il nostro campeggio dedicato ai nostri volontari. Con questo ragazzi vi saluto, grazie di essere arrivati fino alla fine del video. Commentate se volete altre informazioni sul pascolo settorizzato e vi consiglio di vedere tutti i video che abbiamo dedicato a questo scopo, perché è la svolta ragazzi. Se pascoliamo rigenerando il suolo è tutta un'altra storia. Se volete sostenere la Contea Mezzaluna e tutto il suo lavoro di studio e sperimentazione in clima mediterraneo di sistemi naturali e rigenerativi, vi lascio un link in descrizione con cui potete aiutarci. Lorenzo Pentivoglio vi saluta, al prossimo video.